Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dozurso, compressa rivestita, Maiol Italia SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Dozurso, compressa rivestita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dozurso, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dozurso, compressa rivestita? Dozurso, compressa rivestita ha un farmaco a base del principio attivo acidurso desossicolico, appartenente alla categoria degli acidi biliari e nello specifico acidi biliari e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Maiol Italia SRL. Dozurso, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dozurso 500 mg 30 compresse rivestite con film. Dozurso 500 mg 60 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorios Maioli Spindler. Concessionario: Maiol Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: acidurso desossicolico. Gruppo terapeutico: acidi biliari. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento della colangite biliare primitiva, CBP, nota anche come cirrosi biliare primitiva, in pazienti adulti senza cirrosi scompensata. Dissoluzione dei calcoli biliari di colesterolo radiolucenti in pazienti con controindicazioni al trattamento chirurgico. Alla radiografia, i calcoli non devono produrre alcuna opacità e non devono avere un diametro superiore a 15 mm. Inoltre, la cistifellea deve essere funzionante, nonostante la calcolosi. Posologia: via orale. Per i pazienti che pesano meno di 47 kg o per i pazienti che non possono deglutire Dozurso 500 mg compresse rivestite con film, si deve verificare la disponibilità di altre formulazioni contenenti acidurso desossicolico, per esempio sospensione orale. Viene raccomandata la seguente dose giornaliera per le varie indicazioni. Per il trattamento della colangite biliare primitiva, CBP stadio II, la dose giornaliera dipende dal peso corporeo e varia da 1 a 3 compresse rivestite con film, 12-16 mg di acidurso desossicolico per chilogrammi di peso corporeo. Durante i primi 3 mesi di trattamento, Dozurso 500 mg compresse rivestite con film deve essere assunto ai pasti in dosi divise nell'arco della giornata. Se la funzione del fegato migliora, la dose giornaliera totale può essere assunta una volta al giorno la sera. Peso corporeo, chilogrammi. Dose giornaliera, mg/kg di peso corporeo. Dozurso 500 mg compresse rivestite con film. Primi 3 mesi. Successivamente: mattina, metà giornata, sera, 1 volta al dia. 47, 62, 12, 16, a mezzo, 1 a mezzo, 63, 78, 13, 16, a mezzo, 1, 2, 79, 93, 13, 16, a mezzo, 1, 2 a mezzo, 94, 109, 14, 16, 1, 3, oltre 110, 1 a mezzo, 3 a mezzo, stadio IV, in presenza di aumento dei livelli di bilirubina sierica, 41/4 G/L. Coniugata, inizialmente, deve essere dato solamente metà del dosaggio normale, vedere dosaggio per stadi I 6-8 mg al giorno di acidurso desossicolico per chilogrammi di peso corporeo, equivalente a circa 1 a mezzo Dozurso 500 mg compresse rivestite con film. In seguito, la funzione del fegato deve essere monitorata da vicino per parecchie settimane, una volta ogni 2 settimane per 6 settimane. Se non c'è deterioramento della funzione del fegato, ALP, ALAT, ASAT, gamma-GT, bilirubina, e se non si verifica un aumento del prurito, il dosaggio può essere aumentato ulteriormente fino al solito livello. Tuttavia, la funzione del fegato deve essere monitorata ancora attentamente per parecchie settimane. Ancora una volta, se non c'è deterioramento della funzione del fegato, il paziente può essere mantenuto al normale dosaggio a lungo termine. In casi rari, all'inizio del trattamento i sintomi clinici possono peggiorare, per esempio aumento del prurito.
Qualora ciò dovesse verificarsi, si deve continuare la terapia con una compressa da 250 mg o mezza compressa da 500 mg al giorno ed aumentare la dose in modo graduale, incremento settimanale della dose giornaliera con aggiunta di una compressa da 250 mg o mezza compressa da 500 mg, fino al momento in cui non viene nuovamente raggiunto il dosaggio indicato nel rispettivo regime posologico. Ai pazienti affetti da colangite biliare primitiva, stadio IV, senza l'aumento dei livelli di bilirubina sierica, ha permesso ricevere la dose d'inizio normale immediatamente, vedere stadi IV del dosaggio. Tuttavia, un monitoraggio attento della funzione del fegato, come descritto sopra, è ugualmente applicabile in questi casi. Il trattamento della colangite biliare primitiva dovrà essere valutato regolarmente sulla base dei test di funzionalità epatica, laboratorio e dei riscontri clinici. Le compresse devono essere inghiottite intere con del liquido. È necessario assicurarsi che siano assunte regolarmente. Dissoluzione dei calcoli biliari adulti. Circa 10 mg di acido urso desossicolico, UCA, per chilogrammi di peso corporeo al giorno secondo il seguente schema. Fino a 60 kg. 1 compressa 61-80 kg. 1 a mezzo compressa 81-100 kg. 2 compresse sopra i 100 kg. 2 e mezzo compresse. La compressa deve essere inghiottita intera con del liquido la sera prima di andare a letto. È necessario assicurarsi che le compresse siano assunte regolarmente. Sulla base dell'esperienza acquisita fino ad oggi, la durata del processo di dissoluzione con acido urso desossicolico va dai 6 mesi ai 2 anni, a seconda delle dimensioni iniziali dei calcoli. Per una valutazione corretta dell'esito terapeutico, è necessario, all'inizio del trattamento, determinare accuratamente la dimensione dei calcoli esistenti e, in seguito, monitorarli regolarmente, per esempio, ogni 3-4 mesi, per mezzo di radiografie o ecografie. Nel corso degli esami di follow-up, si deve inoltre valutare se nel frattempo si sia verificata un'eventuale calcificazione dei calcoli. In tal caso, il trattamento deve essere terminato. In pazienti i cui calcoli non sono diminuiti in dimensione, dopo 6 mesi di trattamento al dosaggio citato, si raccomanda di determinare l'indice litogeno biliare attraverso campioni duodenali. Se la bile presenta un indice di 1,0, è improbabile che possa essere ottenuto un risultato favorevole ed è meglio considerare una forma diversa di trattamento per calcolosi. Il trattamento deve essere continuato per 3-4 mesi dopo che un follow-up ecografico ha confermato la completa dissoluzione dei calcoli. L'interruzione del trattamento per 3-4 settimane porta ad un ritorno della supersaturazione biliare e prolunga la durata complessiva della terapia. L'interruzione del trattamento alla dissoluzione dei calcoli biliari può essere seguita da una ricaduta. Persone anziane. Non c'è evidenza che suggerisca la necessità di alcuna variazione della dose usata per gli adulti, ma devono essere prese in considerazione le precauzioni del caso. Controindicazioni. Dozurso 500 mg compresse rivestite con film non deve essere usato in pazienti con infiammazione acuta della cistifellea o del tratto biliare, occlusione del tratto biliare, occlusione del dotto biliare comune o del dotto cistico, episodi frequenti di coliche biliari, calcoli biliari calcificati radiopachi, compromissione della contrattilità della cistifellea, ipersensibilità al principio attivo, oppure ipersensibilità ad aratidi o soia o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Dozurso 500 mg compresse rivestite con film deve essere assunto sotto supervisione medica. Durante i primi 3 mesi di trattamento, i parametri di funzionalità epatica AST, SGOT, ALT, SGPT e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Dozurso 500 mg compresse rivestite con film non deve essere somministrato insieme con colestiramina, colestipolo antiacidi contenenti idrossido di alluminio e osmectite, ossido di alluminio, poiché questi preparati legano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere dozurso, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dozurso, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Gli studi condotti su animali non hanno mostrato un'influenza dell'acido urso desossicolico sulla fertilità, vedere paragrafo 5.3. Non sono disponibili dati nell'uomo riguardanti gli effetti sulla fertilità in seguito al trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dozurso 500 mg compresse rivestite con film non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
Effetti indesiderati. La valutazione degli effetti indesiderati è basata sui seguenti dati di frequenza. Molto comune, a 0 yen 1 decimo. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Raro, a 0 yen 1, 10, 000, 1, 1, 000. Molto raro barra non nota, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In casi di sovradosaggio può manifestarsi diarrea. In generale, altri sintomi di sovradosaggio sono improbabili poiché l'assorbimento dell'acido ursodesossicolico diminuisce con l'aumentare della dose e quindi viene maggiormente escreto con le feci. Non sono necessarie misure specifiche e le conseguenze della diarrea devono essere trattate sintomaticamente con reintegrazione di fluidi e dell'equilibrio elettrolitico. Ulteriori informazioni su popolazioni speciali. La terapia a lungo termine con dosi elevate di acido ursodesossicolico, 28-30 mg/kg/die, in pazienti con colangite sclerosante primitiva, uso off-label, è stata associata a tassi più elevati di eventi avversi seri. Proprietà farmacodinamiche. Codice ATC. A05A02, preparati per gli acidi biliari. Gli acidi biliari sono i componenti più importanti della bile e giocano un ruolo nello stimolare la produzione di bile. Gli acidi, proprietà farmacocinetiche. L'acido ursodesossicolico è presente naturalmente nel corpo. Quando somministrato per via orale viene assorbito rapidamente e completamente. È legato per il 96-98% alle proteine plasmatiche ed estratto efficientemente dal fegato, dati preclinici di sicurezza. A. Tossicità acuta. Studi sulla tossicità acuta negli animali non hanno rivelato alcun danno tossico. B. Tossicità cronica. Gli studi sulla tossicità subcronica nelle scimmie hanno mostrato effetti epatotossici nei elenco degli eccipienti core, amido di mais, sodio lauril solfato, povidone K30 e 1201, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento con film, lecitina, soia E322, macrogol 3350 e 1521, alcol polivinilico e 1203, talco e 553B. Biossido. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.